In un video precedente abbiamo già parlato di alcuni pronomi relativi, che e cui. Oggi vediamo altri due pronomi importanti, quello che non è proprio un pronome relativo, ma è la stessa cosa, e poi il pronome chi. Ciao a tutti, io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Benvenuti o bentornati sul mio canale. Se sei nuovo o nuova sul canale, non dimenticare di iscriverti e attivare la campanellina per non perdere nessun video futuro. Come sempre, prima di iniziare vi chiedo un piccolo favore, quello di lasciare un like per supportare il mio canale. Nel video di oggi parleremo di pronomi relativi. Come vi ho detto, ho già fatto un video sui pronomi relativi che e cui. Quindi magari prima di guardare questo video vi consiglio di andare a guardare quell'altro che vi lascio qui sotto in descrizione perché può aiutarvi a capire meglio. Però facciamo un piccolo ripasso dei pronomi relativi di cui abbiamo parlato già l'altra volta. Ricordate che i pronomi relativi in italiano sono usati per collegare due frasi. Quindi sostanzialmente il pronome relativo sostituisce un elemento della frase principale nella frase relativa e facendo così colleghiamo le due frasi, uniamo le due frasi. Ricordate che il pronome relativo che si usa quando questa parola che stiamo sostituendo ha la funzione di soggetto oppure oggetto diretto nella frase relativa. Invece usiamo il pronome relativo cui in tutti gli altri casi, quindi quando la parola che stiamo sostituendo ha la funzione di qualsiasi altro complemento, quindi per capirci una parola introdotta da una preposizione a cui, in cui, con cui nella frase relativa. Ma ora cerchiamo di capire quello che. Voi sapete che in italiano abbiamo cosa, che cosa, che. Attenzione, non il che di cui stavamo parlando prima, pronome relativo, il che di che cosa. Beh, noi usiamo queste parole in italiano quando facciamo una domanda. Per esempio, che cosa hai mangiato? Cosa hai mangiato? Che hai mangiato? Però noi sappiamo che potremmo aver bisogno di usare cosa anche nelle frasi normali, non nelle domande. Anche se a volte possiamo utilizzare cosa, è preferibile utilizzare quello che. Vi faccio subito alcuni esempi. Non capisco quello che stai dicendo. Non capisco quello che stai dicendo. Quindi in questo caso, questo quello che semplicemente significa cosa. Non capisco cosa stai dicendo. Non capisco quello che stai dicendo. Ho ascoltato con attenzione quello che mi hai detto. Ho ascoltato con attenzione quello che mi hai detto. Anche qui ho ascoltato con attenzione cosa mi hai detto, quindi ho ascoltato con attenzione quello che mi hai detto. Chiedimi tutto quello che vuoi. Chiedimi tutto quello che vuoi. Voi mi chiederete, posso usare cosa? Sì, puoi usarlo, ma non funziona tutte le volte. Quindi per questo motivo io ti suggerisco di utilizzare quello che quando abbiamo una frase che non è una domanda. Ricordate che è possibile anche dire ciò che. Infatti ciò è un altro pronome neutro. Però onestamente io non lo uso quasi mai, mi sembra più formale. Tendo invece ad usare spesso quello che. E ora invece parliamo del pronome chi. Quando si usa chi? Beh, chi, attenzione, perché molti studenti pensano che chi si usi con le persone. E questo è vero. Chi si riferisce a delle persone, però chi non può sostituire che. Per esempio, nella frase i ragazzi che ho incontrato sul treno sono simpatici, i ragazzi che ho incontrato sul treno sono simpatici, io uso il pronome che per sostituire i ragazzi, che ha la funzione di un oggetto diretto nella frase relativa, io ho incontrato i ragazzi, per unire le due frasi. Però io non posso dire i ragazzi chi ho incontrato sul treno sono simpatici. Non uso chi perché sto parlando di persone e non di cose. Che si usa sia per le persone che per le cose. Che si usa per sostituire una parola che ha la funzione di oggetto diretto o soggetto. Poi è una cosa, una persona, non mi interessa. Chi invece si usa per sostituire persone. Questo è vero, ma non funziona come che, si usa in un altro caso. Infatti chi sostituisce le persone che.
Oppure, se abbiamo una preposizione, le persone a cui, le persone con cui, le persone per cui, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi se voi non siete sicuri e dite utilizzo che o chi, prendete che e sostituitelo con le persone che. Proviamo con la frase di prima. I ragazzi che ho incontrato sul treno sono simpatici. I ragazzi, le persone che ho incontrato sul treno, no. Non funziona. Quindi capite che il chi non si usa in questo caso. E quindi quando si usa? Beh, vediamo alcuni esempi pratici. Chi entra per ultimo può chiudere la porta, per favore? Chi entra per ultimo può chiudere la porta, per favore? Quindi le persone che entrano, oppure la persona che entra per ultimo, può chiudere la porta, per favore? Scegli con chi vuoi lavorare. Scegli con chi vuoi lavorare, cioè, in questo caso, scegli la persona con cui vuoi lavorare. Quindi, in una piccola parola, chi, abbiamo tantissime informazioni. La persona con cui. Però mi raccomando, la preposizione con deve essere sempre presente. Scegli con chi vuoi lavorare. Mi puoi dire a chi hai mandato questa mail? Mi puoi dire a chi hai mandato questa mail? Quindi, mi puoi dire la persona a cui hai mandato questa mail? Con chi abbiamo anche dei proverbi molto interessanti. Per esempio, chi dorme non piglia pesci. Chi dorme non piglia pesci. Cioè le persone che dormono e che non sono attive e che non fanno niente non prendono pesci, cioè non raggiungono i loro obiettivi. Oppure chi troppo vuole nulla stringe. Chi troppo vuole nulla stringe. In questo caso il proverbio significa le persone che vogliono troppe cose tutte insieme, alla fine non stringono nulla, cioè non hanno nulla in mano, non riescono a fare tutte le cose che volevano, perché ne volevano troppe. Chi troppo vuole, nulla stringe. E voi conoscete altri pronomi con il chi? Beh, se li conoscete, scriveteli qui sotto nei commenti. Va bene, allora, è più chiaro? Avete capito come funziona quello che e chi? Spero di sì. E come sempre, se avete qualche domanda, fatemi sapere qui sotto nei commenti. Noi per il video di oggi abbiamo finito e vi chiedo un'altra volta sempre il solito favore. Se volete supportare il mio canale e trovate questi video utili, per favore lasciate un bel like. Questo mi aiuterà tantissimo. E se non l'avete già fatto, non dimenticatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanellina e anche di seguirmi su Instagram, Teacher Stefano, per non perdere nessun aggiornamento. Noi ci vediamo nel prossimo video. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!